Ciao, sono Xavi Castel, da Barcellona, Spagna, e residente in Italia dal 2016 a Vicenza. L'inizio dalla mia passione per l'encausto nasce nel 2006 con motivo della visita al MoMA, il Museo d'Arte Contemporaneo più importante al mondo a New York, e ho visto un'opera che si chiama Flag, che è la bandiera americana, fatta con una tecnica che non riusciva a capire cosa era quel materiale che vedeva, no? In realtà era incausto e l'autore Jasper Johns, che è stato uno dei grandi artisti contemporanei del secolo scorso, ancora vivo, ha 96 anni, c'è ancora un ritratto di una mummia nel British Museum a Londra, dove si può vedere che la tecnica dell'encausto è da larga durabilità, perché ha più da 2000 anni quell'opera è perfetta. La parte importante è che per l'encausto dobbiamo lavorare sempre sul supporto di legno con il gesso applicato perché ci garantisca il grip della cera che dopo applicheremo sopra col fuoco. Queste sono delle tavolette che vendono già, le trovate sui negozi online di arte, dove il gesso viene già incorporato. Evidentemente potete partire da un legno fatto da voi, basta che dopo applicate il gesso, che potete anche comprarlo in diversi colori, nero o bianco, dipende dalla tonalità che userete, sul legno. Mi raccomando, non usare l'encausto direttamente mai sul legno, sempre sul gesso. L'encausto che userò sono tutti colori prodotti da me. Io parto da cera d'api e mi produco tutta la mia gamma cromatica. Oggi ho più di 300 colori diversi. Ecco, il colore principale, la base che io applicherò qua adesso, è il bianco, perché andremo a fare un'opera in 4 parti, però opera unica con un motivo fiorale. Ok? Come sempre dico, chi lavoriamo con l'encausto con un'idea, con dei colori, però dopo è come una partita di poker, no? Con il fuoco decidiamo la partita insieme. Parto applicando il bianco encausto, che è caldo diluito. Mi raccomando, usare sempre delle protezioni, perché stiamo parlando di usare prodotti a alta temperatura. Non vi preoccupate se restano grumi, perché dopo ci sono diversi modi di lavorarli, sia con lo stesso fuoco o con apparecchi tipo questo di taglio. Ok? Prendo qualche strumento per non avvicinarlo il fuoco alle mani, per sicurezza. Andiamo a buttare qualche goccia di oro. Questa fase si può fare anche a pennello con la cera sciolta in un barattolo, come ho fatto col bianco. La dimensione dei pezzi dipende dallo stampo che utilizzo per ogni volta che creo un colore. In realtà l'opera sarà molto diversa di quello che vedete adesso, dal momento che andremo a applicare fiamma diretta su tutti questi colori che sto applicando adesso a gocce, no? Io adesso partirò direttamente con fiamma diretta. Inizieremo, poi vedrò se aggiungo altri colori, altri pigmenti. Per adesso parto. Guardate come si fusionano i colori, tutti quelli sostrati, tutti quelli colori che abbiamo messo sotto si uniscono e cambiamo l'aspetto che avevamo lasciato sopra. Adesso userò un'altra fonte di fuoco e vedremo che differenza fa. Andremo a un apparecchio più potente, più grosso. Come vi dicevo prima, il fuoco, anche la sua decisione è anche sua. Ecco qua, c'è venuto un piccolo grumo di quando mi è caduto il blocco viola, anche qua.
Ecco, abbiamo fatto un'opera in 4 che poi possiamo decidere se incorniciarla o no. Qua puliamo gli angoli. Si può fare, ripeto, domani, dopodomani, non è imprescindibile farlo adesso. Ecco, esto es todo, amigos.